Vedo il bene e lo approvo, e seguo il male. Non ciò che voglio faccio, ma ciò che detesto. Questo faccio. Nella Medea della Metamorfosi di Ovidio e nella Lettera ai Romani compaiono queste due espressioni classiche della debolezza di volontà o acrasia, che sarà l'argomento di questo libro. Il libro in questione è La volontà debole di John Elster e noi oggi parliamo proprio del concetto di forza di volontà. Immagina un mondo dove la crescita personale non richiede salti nel vuoto, dove il vero progresso avviene all'interno della tua zona di comfort, dove vivere appieno non significa correre senza sosta sulla ruota del criceto delle aspettative altrui. Se anche tu sogni questa realtà, sei nel posto giusto. Ti do il benvenuto in Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Buon ascolto. Comfort zone. Comfort zone. Comfort zone. Ciao, sono il dottor Emilio Gerboni e nell'episodio 3 del podcast Comfort Zone che stai ascoltando, quindi immagino tu sappia cosa stai ascoltando, ma sai, nel dubbio te lo specifico e sai, quando uno entra in una stanza giusta, in una sbagliata, tu dici, a me capitava a scuola di entrare nelle classi sbagliate, mi dicevano guarda che questa è la terza B invece che la quinta C, vabbè. Comunque, oggi parliamo di forza di volontà, un concetto che a proposito di scuola io ho sempre odiato fortemente e me l'hanno fatto odiare proprio perché ero considerato particolarmente svogliato, ma sai, svogliato è un punto di vista anche quello, nel senso che non avevo voglia di sentire quello che mi dicevano loro, quindi non ero motivato a sentire le cose loro e quindi perché le dovevo sentire? No, perché dovevo forzarmi a sentire ed è un po' questo il nocciolo della questione. Ti sarà capitato di sentire che la forza di volontà è spesso considerata come un muscolo, no? Qualcosa che tu alleni, come se vai in palestra, dici oggi mi alleno il bicipite, tra l'altro già solo per andare in palestra devi avere la forza di volontà per fare pesi e poi migliorare la forza dei muscoli, no? Quindi è tutto un gioco di sforzi su sforzi su sforzi, però in realtà dal punto di vista biologico e dal punto di vista delle conoscenze che abbiamo non è un muscolo sostanzialmente da nessun punto di vista, cioè è proprio una metafora errata che magari a qualcuno può averlo aiutato, no? Perché le metafore appunto in realtà è il potere della metafora che aiuta poi ci aiuta ad agire, ad adattarci, però la verità è che è una metafora abbastanza semplicistica del concetto di volontà che alla sua base ha già tanti problemi, avendo radici storiche molto lontane dal cristianesimo, quindi alla retorica eroica, no? Fa riferimento in cui l'uomo che spacca tutto e che viene percepito come una persona di valore proprio perché al contrario della maggior parte delle persone riesce a contrastare i suoi bassi impulsi istinti e in questo modo, quindi essendo dotato di questa facoltà, riesce a raggiungere i suoi obiettivi. Però diciamo che questa, come vedi, è proprio una narrazione, cioè una retorica, è una retorica che in realtà nella maggior parte delle persone, soprattutto oggi in questa epoca, ha portato a esiti disastrosi e catastrofici. Ci sono tantissimi aspetti che poi approfondisco anche sempre nel mio libro La vita inizia la comfort zone, perché in quel libro approfondisco un po' tutto, qualcuno l'ha definito una specie di enciclopedia per chi è riuscito a leggerlo, dato che è più di 300 pagine. Comunque, vabbè, torniamo all'argomento forza di volontà e quindi diciamo che molto semplicemente la forza di volontà è un concetto, una retorica, una narrazione, un'invenzione, una storia, come se tu leggi una favola, no? Credi che quella sia la realtà, invece è una favola, è un modo di narrare che, come sempre, noi misuriamo la validità di una storia, di una teoria sulla base degli effetti che ha. Ora, sicuramente tu avrai
notato come molte persone parlano di procrastinazione, io procrastino. Che significa però procrastinare, no? Cioè, qual è il collegamento con la forza di volontà? Cioè, procrastinare sarebbe che nella tua testa tu dovresti fare delle cose e invece ne stai facendo altre. Ed è la stessa cosa per quanto riguarda la volontà, cioè noi dovremmo fare delle cose piuttosto che altre cose che giudichiamo e valutiamo in maniera negativa, no? Quindi dicevo, questo è buono, questo è cattivo. Quindi ad esempio devo fare la dieta, mangiare un'alimentazione corretta è buona e io invece mi mangio le porcate, mi mangio il comfort food. E ingrasso, ben mi sta perché non ho forza di volontà. Quindi c'è sempre un criterio poi di condanna, di autocondanna, di non essere abbastanza bravi, capaci di fare ciò che vogliamo. Però, per farti subito capire un po' qual è l'inganno anche in questo concetto, immaginiamo come per esempio capita a molti ragazzi in ambito scolastico, soprattutto sempre alla mia generazione, adesso un pochino di meno, perché appunto sono cambiate le teorie e a proposito appunto della scarsa volontà, fino a quando non si parlava per esempio di dislessia, di disturbi specifici dell'apprendimento, i ragazzi venivano etichettati come svogliati, come cattivi, ma era semplicemente l'ignoranza di non sapere che in realtà non è che non ci avevano voglia. Voglio vedere a te a leggere delle pagine dove le lettere si intrecciano, se te passa la voglia oppure se c'è ancora voglia di fare. Quindi in realtà quando noi non facciamo qualcosa c'è qualcosa di più complesso dietro che blocca il meccanismo, no? E inoltre la procrastinazione è anche una condanna dello stare fermi, cioè se io sono inattivo, perché dovrebbe essere qualcosa di brutto? Fermo restando che poi è una cosa che noi abbiamo perso, una capacità che noi abbiamo perso, la capacità di stare fermi, ed è una capacità fondamentale. Siamo irrequieti, cioè non si può mettere a status sociale l'irrequietezza come un aspetto da promuovere socialmente, no, perché l'irrequietezza indica uno stato di attivazione esagerata che non è affatto salutare. Ecco, invece la quiete, la calma e la tranquillità sono delle condizioni di benessere, non l'irrequietezza, l'agitazione, l'essere sempre iperattivati dalla dopamina. Cioè allora un cocainomane a questo punto dovremmo considerarlo una persona fantastica perché è sempre eccitato e schizzato, no? Cioè, ma sappiamo che bene che non è così. Quindi se proprio abbiamo bisogno di teorie semplici, perché la nostra mente ha bisogno di teorie semplici, le teorie semplici ci facilitano l'esistenza, no? Cioè la semplicità è un'ottima cosa, il problema è l'ipersemplificazione e quando in realtà trattiamo degli argomenti complessi in maniera estremamente semplicistica. Questo non va affatto bene, cioè quando banalizziamo una cosa complessa e quindi andiamo a tagliare degli aspetti fondamentali, questo non va bene. Quindi una teoria elegante come quella che ho creato io, cioè io la considero elegante perché in realtà riesce a spiegare dei fenomeni attraverso la lente appunto che io utilizzo, che è quella della strategia Quiet Mood. E sostanzialmente quando tu immagini che dovresti fare delle cose, vorresti fare delle cose ma non le fai, significa semplicemente che sei fuori dalla tua zona di comfort. Ok? Semplice, altrettanto quanto la forza di volontà? Benissimo, bene. Ora, dietro chiaramente la punta dell'iceberg del dire sei fuori dalla zona di comfort, poi dietro ci sono tutti i meccanismi complessi che poi variano di persona a persona. Però immagina una macchina che è bloccata, tu acceleri, quindi stai usando la forza di volontà, diciamo così, no? L'acceleratore, io premo l'acceleratore perché voglio andare avanti, però c'è il freno a mano tirato. Secondo te la macchina che fine farà? Secondo me rimane là e si fonde pure il motore. Quindi se io non ho fatto scuola guida, non ci ho capito niente, oppure sono distratto, come mi capita in realtà di partire ogni tanto col freno a mano tirato, però poi sapendolo me ne accorgo, forse c'è il freno, fammi guardare, sì, benissimo, track, tolgo il freno a mano e la macchina magicamente riparte. Quindi se effettivamente noi riscontriamo che la direzione verso la quale vorremmo andare è una direzione
corretta, perché molte volte la direzione è scorretta e quindi dovremmo mettere in discussione la direzione verso cui ci vogliamo dirigere, perché magari vorremmo dirigerci verso quella direzione per avere dell'approvazione sociale invece che qualcosa che è veramente in sintonia con noi. Quindi una volta che sappiamo individuare qual è la ragione del blocco, dobbiamo andare in un'altra direzione, c'è qualcosa che ostacola la nostra azione verso quella direzione lì, eccetera. A questo punto allora possiamo sbloccare il meccanismo, ma abbiamo una comprensione molto più complessa di quello che sta accadendo, no? Parlare invece di forza di volontà significa, come dire, elogiare il fatto di andare contro se stessi, di forzare la propria natura invece che ascoltare ciò che proviene dal nostro corpo, cosa ci sta cercando di dire con questa opposizione, diciamo, alla direzione. E quindi torniamo al punto che abbiamo detto prima. Non sono solo io ovviamente che smantello la forza di volontà, ve l'ho fatto vedere citando Elster all'inizio. Elster nel suo libro La volontà debole proprio è lui che sottolinea il fatto che bisogna stare attenti a pensare che la forza di volontà sia un muscolo, e lui spiega tutto un meccanismo complesso che fa sì che noi ci comportiamo in un modo diverso da quello che vorremmo. Però è appunto un po' lungo, lo spiega Elster, lo spiega Hillman proprio a proposito citando la retorica eroica, facendo riferimento alla retorica eroica che appunto è il bagaglio culturale a cui noi spesso ci riferiamo nell'approcciarci alla realtà. È come se noi usassimo una mappa dell'Ottocento per muoverci oggi nelle relazioni, nei rapporti, e infatti molti substrati di queste culture, diciamo, vanno un po' a cozzare con quello che è l'effettiva natura delle cose, e quindi poi ci lamentiamo, ci stupiamo, siamo delusi che le cose non vanno come vorremmo, ma le cose funzionano come funzionano, non come vorremmo noi che funzionassero, no? Quindi se la forza di volontà non esiste, non è colpa mia, ragazzi, quindi il punto è che non esiste, e se tu utilizzi la forza di volontà come teoria per agire, sarà proprio quella teoria che ti farà fallire. In realtà, in sostituzione, noi possiamo pensare che quando agisci nella direzione giusta, fluidamente, spontaneamente, significa che sei nella tua zona di comfort. Quindi rientrare, riportarsi nella zona di comfort fa sì che noi possiamo finalmente muoverci non solo fluidamente, ma anche nella direzione giusta per la nostra vita e migliore per noi. Quindi, siccome il nostro corpo è molto più saggio della nostra razionalità, allora magari imparare ad ascoltarci sarà un importante strumento e metodo per procedere nella nostra fantastica vita. Questo è tutto per questa puntata, per questo terzo episodio di Comfort Zone. Ti auguro una buona giornata e ti aspetto al prossimo episodio. Un saluto dal dottor Emilio Gerboni. Stay cushy, not pushy. Ciao. Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.